Buongiorno amici del canale! Ciao! Dove siamo oggi? A Roma. No. Questi mobili andranno a Roma, ma siamo a Castellamonte. Sempre a casa Megipenta a Castellamonte. E in che zona di Roma? In un bel quartiere residenziale abbastanza centrale di Roma, a casa di Lucia. E chi è? Cosa fa Lucia? Lucia è una dottoressa, una esperta di salute, di ringiovanimento, e sportiva, e ha una bellissima casa, ama i mobili di pregio e di design ed è anche molto social. Quindi i progetti nostri e dei nostri collaboratori ovviamente nella serie TV che andrà in onda la domenica mattina sulla 7 e in replica dove? Sulla 7 la sera, in tarda serata, oppure sulla 7.it quando e come volete. Gratuitamente, Sì. Senza registrazione, una figata. Però vedrete il lavoro mio e degli altri professionisti che hanno collaborato con me alla remise en forme di questa bellissima casa, che era già fighissima però, per renderla proprio su misura per Lucia. Infatti ci sarà Matteo che dà un sacco di cenni, Federico pure, insomma bellissimo, soprattutto per, diciamo, andare a livellare anche la parte molto social di Lucia. Io invece oggi ho cercato di essere completamente differente da quello che siamo di solito. Queste 7 puntate, perché sono 7 in tutto, che vedrete di questa bellissima serie TV, è quella giusta, la casa che cercavi, avranno sempre mobili colorati, ma nella casa di Roma ho cercato di essere assolutamente un punto di rottura. È una casa molto moderna, con delle forme che mi piacciono moltissimo, sinuose, morbide, e ho piacere di mettere 2 pezzi che sono antichi. Lui, studiato su misura, perché andrà in un corridoio molto particolare, le sue forme morbide, stondate, sicuramente bucheranno, anche perché intorno c'è molto chiaro, molta morbidezza, e lui sarà proprio la prima cosa che ti trovi quando entri in casa. Quindi non coloriamo oggi andiamo a mettere mano alle forme di questo mobile per ripristinare completamente la struttura e la bellezza di questo mobile, portandolo, diciamo, al nuovo, togliendo via tutto questo vecchio che purtroppo copre con lucidità e graffi, e andiamo anche a ripristinare delle forme che sono molto rovinate. Tra poco vedrete cosa succede dietro. Dietro è messo male, Sì. messo molto male. Quindi partiamo? Partiamo. Partiamo. La prima cosa che facciamo oggi è smontare tutto il mobile, perché il dietro, la schiena, è messa male, deve essere ripristinata completamente. Probabilmente negli anni ha preso umidità, le assi si sono prima dilatate, poi ristrette, non è più nulla in bolla, quindi andiamo a togliere tutto per poi ripristinare. Togliamo cassetti, togliamo tutto, si aspira bene dentro, si pulisce bene dentro, si sanifica all'interno, perché ovviamente è molto sporco. Quindi segui bene tutti questi passaggi importanti. Via Emma, togliamo. Tanto i cassetti sono numerati. Come vedete non scorre molto bene. E c'è della luce? No, il cassetto è abbastanza a posto. 1. Vediamo il numero sotto. 4. Ma secondo me 4 è 1, 2, 3 e 4. Può essere. Andremo a vedere questo dove va. E vedi che ci sono anche le cose. E questo è un 2 forse. Strano. Comunque lo ricontrolleremo. Vedete che all'interno ci sono tutti questi divisori. Sono giustissimi, semplicemente sono stati, vedete? Spostandone uno cade il resto. È una cosa molto positiva il fatto che ci siano questi divisori, perché non ha compromesso la stabilità del mobile. Ora noi aspiriamo, lo giriamo e lo puliamo anche dietro. Togliamo ancora lui, che per fortuna dentro conserva le toppettine originali del mobile, cosa importantissima perché poi saranno completamente ripristinate. E guardatelo dentro che bello che è. Lui ha una cosa bellissima, questa. Guardate che serratura pazzesca. Questa è una serratura che proprio doveva contenere dei segreti importanti. Guardate. Ovviamente veniva anche utilizzato per scrivere, e qua purtroppo hanno rubato un cassettino, e quindi sarà nostra premura trovare la soluzione per chiudere. Però ovviamente coloreremo perché è anche macchiato di inchiostro. Toglieremo il tutto, se si può smonteremo anche la parte interna, se si può. Continuiamo. Inizio togliendo lo sportello perché ho bisogno di migliorare anche la parte interna,
quindi tolgo le vecchie viti in modo che io possa poi togliere via tutta questa parte che è la parte sicura che mi apre il battente della porta, così poi dopo possiamo lavorare sulla parte interna. Grazie. Lo stiamo smontando tutto, infatti guardate dietro com'è, tutte queste tavelle, lui deve essere incastrato qua dentro, si stanno togliendo, vedete? Quindi piano piano si va a togliere il tutto, in questo modo si riuscirà a sfilare e poi rimettere dentro il tutto. Io per fare questo lavoro devo fare molto piano, perché ovviamente è inchiodato. Come vedete ci sono dei chiodi che hanno tenuto per tanti anni fermo il piano e ora li togliamo. Abbiamo tolto il piano e questo è quello che c'era sotto, delle vecchie uova di animale, motivo per cui è sempre fondamentale quando si fanno questo tipo di lavori smontare bene l'interno. Adesso vediamo come continuare. Guarda qui. Ma prendiamo l'aspirapolvere e iniziamo a ripulire. Sì. Cosa c'è qua dentro? Wow! Società di Sanremo. Che bello! È una fibbia. Si scoprono sempre dei tesori. Ho carteggiato leggermente queste prime 3 assi che staranno nella parte sottostante. Come potete vedere da questo si evince se il mobile è tanto vecchio oppure no. Perché? Perché sono state segate con delle seghe molto manuali, piallate a mano e lo si possono vedere ancora delle incisioni. Questo è uno dei motivi per cui non vado a lavorare troppo, ho solamente carteggiato per ripulire, per togliere via le macchie più importanti, ma io voglio lasciare ovviamente la lavorazione del legno. Cosa importante perché grazie a questo si risale alla data. Togliamo tutti questi vecchi chiodi, mi raccomando, attenzione quando li togliete a non rovinare il legno di più. Appoggiate qualcosa di ferro su cui far perno, in questo modo non andate a bucare ulteriormente, a scalfire, a rovinare il legno. Guardate, delicatamente. Quando vi trovate di fronte a un mobile come il nostro, ovvero con una bella radica e volete salvarlo, ci sono parecchi passaggi da fare. Come vedete qua su questo cassettino vedete che c'è della nastro-carta. Perché? Perché stiamo facendo un procedimento che ora vi facciamo vedere su questo secondo cassetto. Siccome noi abbiamo deciso di preservare la radica senza toglierla, bisogna incollarla per evitare che quando si andrà a sverniciare, prima o poi di ripristinare, possa venire via per l'umidità. Quindi con una spatolina e con della colla vinilica si va a insinuare la colla sotto la radica e si pressa, in questo caso con l'astrocarta che lascia veramente la superficie sottilissima. Questo procedimento dobbiamo farlo in tutti i punti dove necessita, quindi andremo poi a farlo anche in questa parte del cassetto, in questa parte qua del mobile, nella radica qui, là sotto, in tutti i punti in cui la radica è saltata, ma anche nei punti in cui la radica potrebbe saltare eventualmente. Tipo qua, se voi notate contro luce, vedete che è leggermente alzata. Ecco, qua cosa faremo? Qua prenderemo un ferro da stiro, tra pochi istanti andremo a stirare appiattendo questa radica. In questo modo si va a reincollare e torna a essere di nuovo liscia. Tutti questi passaggi vanno sempre fatti prima di sverniciare. Se lo fate dopo è un pasticcio perché si scolla via la radica ed è poi irrecuperabile. Così, in questo punto, come potete vedere, si alza leggermente, quindi io vado leggermente a alzare, lisciamo, schiacciamo e voilà. È importante schiacciare benissimo, ovviamente lo lasceremo così almeno fino a domani, fino a domani non tocchiamo noi, vedete? E voilà.
è importante preservarlo prima che si scoli del tutto. Come potete vedere su questo mobile c'è molto da fare, guardate addirittura le colature vecchie antiestetiche di chi ha cercato di salvarlo negli anni, è un lavoraccio. Ora abbiamo salvato le vecchie toppe del mobile e vi facciamo vedere come le reincolliamo. Questa è una vecchia toppa ed è proprio la sua, abbiamo già pulita, grattata e sicuramente e lei torna a essere perfetta su misura. Chiaramente anche qua mettiamo un goccino di colla vinilica. Andiamo ad applicare la toppa il più dritto possibile e con un martelletto batto leggermente in modo che si incastri. Lei è bella incastrata ma non serve assolutamente mettere lo scotch, puliamo dentro con un pennellino. Su questo mobile bisogna andarci piano, l'abbiamo capito, abbiamo stuccato, sistemato, incollato. Una cosa che però abbiamo aspettato a fare è stato sverniciare. Perché? Perché è fatto da superfici molto differenti tra di loro. Questo per esempio è il piano che prima abbiamo tolto, vi ricordate, lo stavo scollando da tutti quei chiodi. Andiamo a togliere via la prima superficie, non è detto che io qua non passi poi anche una lisciata di carta vetro. Una cosa però molto importante che voi dovete capire è che qua, che è legno massello, ci si comporta in un modo, mentre qui, che è l'astronato, ci si comporta in un altro modo. Quando io andrò a sverniciare qui, farò ancora più attenzione perché lo strato sottile dell'astronatura non deve assolutamente essere rovinato e inumidito troppo. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre di non andare a carteggiare mobili lastronati o impellicciati. Io prendo il mio sverniciatore, che è molto delicato, lo stendo in modo abbondante su tutta la superficie. Questo passaggio perché lo faccio ora? Perché ho bisogno di vedere che colore viene fuori. Io adesso ho messo lo sverniciatore su un cassettino che ha la radica e su questo piano che invece non ce l'ha e che quindi è legno massello. In questo modo potrò mettere a confronto i due legni, vedrò che colore viene fuori e capirò come comportarmi. Una cosa importante però, il passaggio che vi sto per far vedere, fatelo sempre quando avete mobili di legno massello o comunque con tantissima vernice o tanti strati da togliere, perché è importante far sì che lo sverniciatore abbia il tempo di lavorare bene. Evitatelo però se avete delle superfici molto delicate e lastronate che potrebbero, diciamo, risentirne. Quindi io sul cassetto non vado a fare lo stesso passaggio che ho fatto adesso. Perché? Perché altrimenti posso anche rischiare di scollare la lastronatura. Come vedete io ora lo sto rimassaggiando in modo che ci sia un bello strato abbondantino ma anche omogeneo e dappertutto, così. Per aiutare lo sverniciatore a lavorare meglio vado a spruzzare un po' di acqua, questo mi aiuterà a lasciarlo più umido e più attivo. Questo è il motivo per cui non potete farlo su mobili in radica o impellicciati. E ora io e Emma andiamo a metterci la pellicola. In questo modo lui avrà tutto il tempo che gli serve per lavorare bene senza seccare. Ma una cosa che voi dovete fare è questa: appiccicare bene la pellicola alla superficie che voi volete lavorare, perché se non mi fate questo l'aria entra e non permette allo sverniciatore di fare il suo effetto. In questo modo lo potete lasciare anche di più, chiaro, non lasciatemelo al sole in punti in cui c'è troppa aria, ok? Questo vi aiuta a mantenerlo umido e a farlo lavorare bene. Solitamente io mi sono resa conto che in mezz'ora dopo che ho fatto questo passaggio la vernice è praticamente tolta al 100%, ma come vi ho detto prima, qua mi riservo di capire com'è la superficie una volta che ho tolto lo sverniciatore, perché cambierà la superficie in legno massello che è questo piano e la superficie che è in radica. La guardiamo tra poco insieme. Sul cassetto in radica, che quindi non vogliamo rovinare magari dalla troppa umidità perché non vogliamo che la radica si scolli, dobbiamo fare questo: passare semplicemente lo sverniciatore, ricordarsi sempre che non deve seccare e coprirlo bene con la pellicola. Qui non possiamo spruzzare l'acqua, quindi questo passaggio vi aiuterà sicuramente a far lavorare meglio lo sverniciatore senza che si stacchi via nulla, ma sulle parti appunto
di legno massello, se spruzzate un po' di acqua, può agire per più tempo. Mi raccomando, deve essere bella appiccicata la plastica, e se avete magari ansia che passi comunque l'aria, mettiamo anche un po' di nastro carta intorno, così. Questo ci permette proprio di non far passare l'aria e lasciare che lo sverniciatore faccia il suo lavoro bene. Mi raccomando, come vi ho detto, io adesso aspetterò mezz'oretta, dopodiché alzo leggermente il lembo da un lato, gratto appena appena e cerco di capire se ha fatto il suo lavoro, non bisogna aver fretta, ok? Questo è uno dei metodi che vi fa fare anche meno fatica. Piuttosto andate a guardarvi una serie TV nel frattempo. Come potete vedere, non siamo sprovvedute, no, a volte sì, a volte no, oggi no, perché abbiamo già fatto un primo test campione su questo cassettino. Infatti, come potete vedere, è più chiaro, è liscissimo e ovviamente non è più lucidino come tutta questa robina che c'è intorno, ma soprattutto vediamo che non ci sono più le colature, le rovinature, e insomma è la sua radica originale al naturale. Perché abbiamo fatto questo primo cassettino? Prima di tutto perché è giusto darvi sempre linee guida più consone, e soprattutto perché su ogni superficie si ragiona sempre in modo differente. Come vi ho detto prima, mi raccomando, dove c'è la radica non si mette l'acqua, dove c'è il legno massello puoi dare 2 spruzzatine per intensificare l'utilizzo dello sverniciatore. Qui comportati così, carteggia, non carteggiare. Quindi quello che io vi dico deve essere sempre testato al massimo per darvi il migliore aiuto. Quindi il consiglio che vi do è: fate sempre anche voi prima un test su un cassettino, non andate a mettermi lo sverniciatore su tutto il mobile così di colpo, fate il test su un cassettino e poi capite le tempistiche, quanto ci è voluto, ok? Così si ragiona meglio. Quindi ora lì ho sverniciato, qui ho già messo il mio sverniciatore, quindi adesso vi faccio vedere come si ragiona sul cassetto che è lastronato e sul piano che invece è legno massello. E vi faccio vedere le 2 differenze, anche perché sicuramente questi legni hanno avuto una tintura col mordente. Che cos'è il mordente? Sono dei tingenti che si dissolvono spesso in olio, spesso in solvente, dipende dal tipo di anilina, dal tipo di colorante. Qua sicuramente l'hanno passata nel tempo. Ora guardate bene, perché quello che sta per succedere è fantastico. Quando tu scogli via lo sverniciatore che ha funzionato bene, ti trovi questo, una superficie che, come vedete, ha scrostato. Usate anche la carta che avete utilizzato proprio per coprire, per aiutarvi a massaggiare, per andare anche nelle insenature, vi aiuterà a staccare ancora meglio, ma soprattutto anche per asportare l'eccesso. Su questo mobile io sono obbligata a fare entrambi i passaggi, quindi sia l'eliminazione della vernice con lo sverniciatore che il passaggio che vi faccio vedere tra poco con l'alcol etilico a 90 gradi. Perché? Perché sotto c'è sicuramente una percentuale di tingente, di mordente che deve venire via e viene via solo con l'alcol, ma sopra bisogna togliere via questo protettivo, questo flatting che ha colato e che ha rovinato moltissimo la superficie. Ho scollato tutto quello che veniva via, un po' di carta pulita, tolgo l'eccesso, perché sapete bene che qua è meglio non mettere acqua, e quindi in questo caso non andiamo a passare un panno inumidito, perché con la radica non si fa. E come vedete è ancora molto sporco, vedete qua è molto torbido, vedete che ci sono diversi pezzi, no? Guardate. Questo non è perché lo sverniciatore non funziona, no, semplicemente perché si ha bisogno anche di passare l'alcol che tolga via i residui. E ora fossilizziamoci su un punto, venite molto vicino e guardate qui. Metto alcol che non rovina ovviamente la radica, vedete com'è ancora sporco, no? Torbido, scuro, lo vedete? E guardate adesso, col passaggio della lana d'acciaio e l'alcol come diventa. Guardate qui e qui. Vedete? Le impurità sono venute via anche grazie all'alcol. Vedete come pian pianino diventa subito chiaro? Guardate che differenza qui e qui che è ancora torbido, vedete? Passiamo e tutti i residui se ne vanno. E voilà. Adesso Emma prende un panno strizzatissimo, strizzatissimo, che mi serve solo per togliere via impurità, per nient'altro. Chiaramente adesso lo purifichiamo bene, se serve cambiamo la lana d'acciaio e ripassiamo ancora una volta l'alcol per togliere veramente tutte le imprecisioni, le impurità,
e poi tra poco ve lo faccio vedere quando sarà anche lui asciutto. Nel frattempo andiamo a sverniciare anche il piano in legno massello, così si vede bene la differenza nello sverniciare un piano in legno e un piano in radica. Togliamo la pellicola e vediamo come si è comportato lo sverniciatore in questa mezz'oretta. Ovviamente, come potete vedere, anche qua già sta venendo via. Qua uso la spatola. Perché? Non perché sono pazza, ma perché ho un legno massello e non ho la lastronatura, che potrebbe ovviamente rovinarsi nel momento in cui si vanno a beccare qualche intaglio. Ora, come potete vedere, tolgo via la parte superficiale, anche qua. E piano piano, come vedete, sto togliendo via la plastica, piano piano, perché altrimenti quando arrivo là, magari nel frattempo è anche un po' seccato. E se secca, viene via meno bene. E non voglio far fatica. Quindi, piano piano, tolgo via quello che viene via. Se lo vedete scuro è normalissimo, è la stessa cosa che vi dicevo prima anche sull'altro piano. Qua c'è del mordente che ha tinto il legno. Quindi mi raccomando, occhio. Mettiamo l'alcol che anche qua ci aiuterà a togliere via un po' di tono troppo scuro, impurità e tutto quello che non va bene. Non dovete avere fretta, dovete far sì che l'alcol possa agire serenamente. Qui come vedete da scuro, sporco e torbido adesso verrà via tutto e verrà fuori un legno molto differente. Emma, togli via l'eccesso di alcol e lo sporco e magari andiamo un'altra passata, così verrà ancora più purificato e pulito. Abbiamo tolto la prima passata di alcol, adesso lo rimetto perché secondo me verrà fuori un colore ancora più bello. Come vedete qua c'è una parte molto più chiara dove ho calcato di più, qua è più rossiccio, lo sento ancora un po' appiccicoso e in questo modo, ripassando l'alcol, vado sicuramente a togliere via ancora delle impurità e il legno non si rovina. Quindi lana d'acciaio pulita, alcol e vado a lavorare la superficie seguendo la vena. Continuo su tutto il mobile. Adesso passo di nuovo l'alcol e faccio la pulizia una seconda volta. Lui è il suo fratello minore che andrà in questo bellissimo corridoio molto morbido. Fratellino minore che nasconde un segreto. Da-da! Un interno pazzesco in ceramica. E che si metteva qua dentro?
Qua dentro all'epoca si metteva il vasino da notte, anche detto pittale, perché all'epoca non c'erano i bagni in casa e quindi si faceva la pipì di notte quando ti scappava nel vasino e poi si riponeva il vasino qua dentro, lo si tirava fuori, lo si usava e lo si rimetteva lì. Nei più fortunati c'era qualcuno che la mattina andava a svuotarlo, nei meno fortunati se lo svuotavano, ma già avere un mobile portavasino non era una cosa così consueta all'epoca. In realtà ora lo puliremo, lo sanificheremo, io dentro userò dove c'è la ceramica della candeggina a spray perché mi aiuta a sbiancare tantissimo la ceramica, ovviamente a pulirlo ancora meglio. Chiaro che non viene usato in questo modo da tantissimi anni. È un mobile fatto molto bene, di pregio, perché ha tutti questi intagli che sono stati fatti ovviamente a mano e anche qui andremo a lavorare come abbiamo fatto sul nostro mobile, quindi sverniciatore e poi alcol. Partiamo. Spalmo anche qua lo sverniciatore su tutta la superficie. Lo impacchetto per bene con la mia pellicolina in modo che mi aiuti a togliere via tutta questa patinina un po' lucida e sicuramente poi passeremo l'alcol per togliere via anche la parte di mordente. Nelle parti con gli intagli andremo sicuramente a lavorare con la spazzola per togliere via tutti i sedimenti. Lasciamolo così mezz'oretta, bello impacchettato e poi vediamo come è venuto. Togliamo il nostro sverniciatore per poi passare l'alcol. Anche qua avremo una prima patina sciolta e toglieremo sicuramente l'eccesso anche con la nostra spazzolina che ci aiuta ad andare all'interno delle insenature e anche di questi pallini piccolini piccolini che sembrano veramente irraggiungibili. È importante ovviamente non far seccare lo sverniciatore, per questo motivo togliamo la pellicola un po' per volta, man mano che andiamo avanti. Essendo legno massello abbiamo meno paura che ovviamente ci siano dei danni, anche se è sempre meglio passare la spugna strizzatissima e immediatamente la carta. Una prima passata sta funzionando molto bene, tra poco l'alcol. Anche sul comodino, lana d'acciaio fine e alcol denaturato. Mi raccomando, non vi spaventate e non vi preoccupate. Qua, come vedete, non è ancora purificato, ma dopo la passata di alcol e lana d'acciaio lo sarà. Andiamo a togliere tutte le impurità e rilasciare un legno perfetto. Seguite, mi raccomando, sempre la vena del legno, non andate mai contro, sempre a favore della lena del legno. Vai! Lui ha una superficie in legno massello molto fine, molto delicata, cesellata, pazzesca. Lo voglio proteggere a cera leggendaria e poi a restauratore. Ma per cortesia forniscimi anche la lana d'acciaio. Sì. Perché è fondamentale capire che
La cera si spalma sì con il pennello, ma poi va fatta anche penetrare bene nella superficie del legno con la lana d'acciaio. E dopodiché passeremo anche al restauratore, perché? Perché va a idratare ancora di più e lo rende veramente uno spettacolo. Sembra veramente rifinito da un restauratore con anni e anni di praticantato, quindi mi raccomando, anche se siete alle prime armi, provate questa tecnica. Pennello che uso ovviamente solo per la cera, lo carico molto bene di cera leggendaria, una cera fantastica, e guardate adesso come cambia il legno. Nel momento in cui tu idrati questo legno pazzesco e vai in profondità, già ritorna a vivere, a risplendere. È ovvio che qua sarà poi il caso di massaggiarlo bene, di idratarlo bene, di togliere via alcune impurità, alcune finiture che magari sono eccessi di cera e andarlo a massaggiare ancora meglio, soprattutto nelle cesellature. Ma guardate che spettacolo questo legno! Quindi prima di passare la lana d'acciaio devo andare con il pennello bene in ogni finitura per idratarlo al 100%. Si può percepire dal tono del legno che il legno che è stato usato qui non è lo stesso dell'antina. E questo è il bello di quando si va a nutrire il legno, no? Nella sua naturalezza. Portiamo tutto alla luce. Ora spalmo la cera dappertutto, idrato bene il legno e poi passo la lana d'acciaio. Coccola importantissima, restauratore. Mettetevi in testa che lui non è una cosa che si può usare o non usare. Lui cambia completamente tutto. Sì, la cera sigilla, idrata, protegge, ma la texture, la finitura, la protezione, l'idratazione che dà il restauratore sono incomparabili. Ha delle microparticelle all'interno, con cera d'api e bacca di carnauba, che oltre che idratare, rendono la superficie vellutata, idrorepellente, protetta. Dovete testarla anche sui vostri mobili antichi e di pregio. È un vero spettacolo. Anche mobili antichi dove sono stati magari rifiniti con malacca. È fantastico. Come vedete io qua passo il pennello e poi massaggio subito con il panno. Non posso aspettare. Panno di cotone, uno straccettino vecchio e massaggio o i movimenti circolari o movimenti seguendo il legno. Vedrete subito la differenza, ma soprattutto sentirete subito la texture del legno cambiare, perché diventerà di un vellutato, di un liscio pazzesco. E voilà, rifiniamo tutto. Lui è finito, sì, uno dei 3 pezzi. Ora dobbiamo iniziare con il nostro scrittoio. Abbiamo finito massaggiando anche il piano del marmo e lucidandolo con lana d'acciaio e questa volta olio jasmine, perché dentro ha un po' di silicone, lo rende ancora più liscio e vellutato. Inoltre la lana d'acciaio va a togliere via le piccole impurità che si vanno a incastrare nelle cesellature, lo fa tornare veramente luminoso e nuovo. La lana d'acciaio è molto fine. Lo prendiamo, lo spostiamo e iniziamo con lo scrittoio. L'interno del nostro scrittoio verrà trattato in modo differente. Perché? Perché hanno fatto sparire un cassettino purtroppo e noi abbiamo sistemato mettendo al fondo un pezzettino di legno e fissandolo per bene. Tutta la struttura interna la coloreremo come Nuit Parisienne. Perché? Perché la parte centrale della pelle ha già Nuit Parisienne come colore principale, quindi non vogliamo mettere altri colori. Ma il cassettino nascosto, quindi il cassettino che una volta era un segreto, non lo sarà più perché non lo coloriamo, e i 4 cassettini non li coloriamo fuori, quindi rimarranno color legno. Cosa faccio? Li liscio e li lucido con un po' di cera e lana d'acciaio. Nel frattempo Emma inizia a prepararsi con rullo, pennello,
per andare a passare il colore all'interno. Siccome con il pennello è più complicato, lei andrà sia di pennello che di rullo. Mentre Emma colora all'interno della parte dello scrittoio, io coloro dentro i cassettini. Lui, loro 4, e anche il cassettino del comodino, perché sono sporchini di inchiostro. Questo purtroppo non va via, non posso carteggiarlo. Quindi uso la wall perché è profumata e ha già dentro la protezione. E con una sola mano, bella, stesa in modo preciso, vado a togliermi il problema e avrò una bella tonalità su un cassettino che sarà bello rifinito in modo preciso. Passo la cera e poi il restauratore, perché scoprirete man mano che andiamo avanti. Occhio che tutte queste sbeccature saranno poi sistemate dalla Emma, perché Emma è bravissima a farvi vedere come si utilizza il baston legno. Quindi guardate bene tutti i passaggi perché sono tutti uno più importante dell'altro. Ora partiamo stendendo la cera ovunque e tra poco passeremo la lana d'acciaio perché va a massaggiare il legno e diventerà veramente perfetto. Restauratore su tutta la ribaltina, scrittoio. Il restauratore sapete che si stende in modo diverso dalla cera, va steso e va subito massaggiato. Emma ci fai vedere come? Ora vi faremo vedere come andare a colmare queste rovinature che ci sono nella radica. Sono pezzi che si possono tranquillamente sistemare creando, diciamo, con la nostra cera solita baston legno un occultamento di materiale. Emma mi insegna come si fa perché è semplice, ma bisogna rispettare qualche regoletta. Vai. Allora, l'importante è farlo dopo aver protetto la superficie. Certo, qua abbiamo già passato tutte e due. Così il legno acquisisce il colore definitivo. Qua abbiamo diversi colori di legno e noi dobbiamo andare a scegliere quello che si avvicina di più oppure possiamo miscelarli. Fai solo vedere l'etichetta. Sì, Questo è il baston legno davanti e questi sono i nostri colori. Noi abbiamo palissandro, larice e noce nel medio. Io credo partirò da questi perché vedo che il mio legno ha una base a metà tra questi due, quindi un po' sul giallo, un po' sul marrone, ma anche qualche sfumatura rossiccia, quindi proviamo, si va sempre a tentativi. Esatto. Uso una molletta. Un po' carteggiata nelle punte, Sì. in modo che non graffi. Ne spezzo un pezzettino, proprio come se fosse del pongo. È duro ma non troppo, perché all'interno c'era da pevacca di carnauba, Sì. ma non è troppo duro. E soprattutto una volta scaldato con le mani, per miscelarlo, diventa ancora più morbido col calore. Certo. E vedete, Emma sta creando un'altra nuance, perché è impossibile che in natura ci siano, no? Tutti i legni perfetti sono amalgamati, sono miscelati, quindi lei lo sta già creando. Esatto. È bello così marezzato. Sì. Lo vado ad accostare. Se volete potete lasciarlo anche un po'... Sì. Marezzato. Esatto. Per capire se il colore va bene, ricordatevi di magari metterne solo un pezzettino, tanto potete metterlo e toglierlo come volete. Così accostato. E di provare a passarci sopra un pochino di pennello con restauratore, in modo che vedete una volta protetto se effettivamente il colore è giusto oppure no. Ti sembra perfetto a te? A me sembra abbastanza giusto, sì. Andremo comunque dopo, nel caso, a ritoccarlo un pochino con le cere liquide, se serve. Nel momento in cui si scalda si attacca, quando si raffredda rimane lì, perfettamente rigido. Sì. E soprattutto plasmato come vogliamo noi. È importante scaldarlo con le mani.
Utilizzo anche il mio straccettino sporco di restauratore che mi aiuta sia a modellarlo senza il calore delle mani, sia a lisciarlo, e vado avanti così finché non ho un risultato perfetto. Questo vecchio tubo di una stufa di ceramica, quindi un manufatto fatto a mano, diventerà il nostro vaso da mettere sopra questo bellissimo comodino. Un vaso che all'interno avrà un ramage molto particolare. Però si vede che è un qualcosa di incompiuto e quindi per rifinirlo ho deciso di mettere sulla parte superiore questo piccolo bordino di legno. Come si fa ad applicare questo fregio, che è veramente una cosa furbissima? Si va a scaldare. Io qua ho un fontermico. Se voi non ce l'avete nessun problema, vi basterà appunto un phon molto caldo, oppure anche il forno della cucina messo su una piastra. Prendete il fregio, lo mettete all'interno di una teglia, lo mettete nel forno, quando esce fuori a 200 gradi anche la teglia vi aiuterà a mantenerlo bello caldo. Più tempo lo scaldate, più tempo ci mette a raffreddare, quindi per noi è molto meglio. Mi raccomando, non bruciatelo, fate attenzione. Colla vinilica per legno e la mettiamo qua su tutto il bordo. Ho già preparato un pennellino con un po' d'acqua per togliere l'eccesso di colla se ci fosse. Ora io e Emma andiamo a metterlo in posizione, anche perché lui è bello caldo e si curva completamente. Sì, perché quando voi lo comprate ovviamente è rigido, ma poi man mano che si va avanti con il riscaldamento del fregio si può dare una qualsiasi forma, come in questo momento. Vedete che noi siamo quasi arrivati alla fine e siamo qui. Lui ha preso già la sua curvatura perfetta. Ora noi cosa facciamo? Ho messo questa pinzettina da un lato, la mettiamo anche una di qua, che mi aiuti semplicemente a mantenere in posizione. Voi potete prendere anche le molette del bucato se avete una cosa simile alla mia. Come vedete lui si sta già semi-indurendo, quindi nel frattempo bisogna tagliare. Ora noi prendiamo il nostro cutter, molto affilato, e andiamo a seguire la forma che c'è sotto. Parte da qua e finisce qua. E voilà. Ora io tiro leggermente e vado a plasmarlo. Un vaso fatto a mano e ovviamente anche rifinito a mano. Schiaccio bene 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 e metto anche un pochino di colla di quella che è uscita fuori qua per far sì che si saldi alla perfezione. Guardate, perfetto perfetto perfetto. Mettiamo ancora qua una pinzettina in modo che sia bello fermo e perfetto, e come vedete lui ha preso perfettamente la forma giusta. Con un goccino di acqua e un pennellino, se volete, potete andare a pulire il bordo dalla colla in eccesso che scivola, che va via. Così. E con un po' di carta asciughiamo in modo che venga bello pulito e perfetto. Una volta asciutto sarà pronto per essere colorato. Questo piccolo bordo ha fatto veramente la differenza, perché un vaso di questo tipo a comprarlo costerebbe veramente tanto. Invece in questo modo avremo una finitura veramente fatta su misura che darà sicuramente un bellissimo valore al nostro vaso. E voilà. Anche se ora togliamo, rimane in forma, perché nel momento in cui il cordone si raffredda, come vedete, non si muove. Io tengo comunque la pinza per far sì che ci sia ancora un po' più di sicurezza fin quando non è completamente asciutto. Tra un po' iniziamo col colore. Il nostro vaso è pronto per essere colorato. Abbiamo scelto? Bacio di rosa. Perché, Emma? Perché sta bene col marmo, perché andrà messo sul comodino, e sta bene con una carta da parati molto particolare che ci sarà dietro.
che non si può dire. Infatti, perché non so se lei realmente l'hanno già vista. No, Esatto. te lo dico già io, per quello dico. Non si può dire. Non si può dire. Quindi noi stendiamo una bella mano dappertutto di bacio di rosa, ovviamente poi ne servono 2 e facciamo bene tutta la superficie. Dopodiché andremo a stendere il nostro bellissimo transfer e sembrerà veramente un vaso particolare. Abbiamo scelto questo qua, House of Damask, che ha una lamina dorata con dei damaschi molto sinuosi. Perfetto. Seconda mano. Lui ci basta perfetto, perfetto, proprio per fare tutto il perimetro, vero? Sì. Quindi ti affidi a me che devo andare su, diciamo, più o meno dove finisce e dove c'è il burdin, qua, e andiamo a svilupparlo in tondo. Tu ci sei, Emma? Sì. Ok. Facciamola aderire. Guardate che spettacolo. Continuo. Oh, bellissimo. Voilà, prima parte fatta. Ora dobbiamo essere bravi a riposizionare la parte dietro e continuare. Taglio questa parte che so che non mi servirà, così non la spreco e la posso riutilizzare. Cera su tutto il nostro vaso. Mi raccomando, pennellata incrociata. Vi dico perché passo la cera. Solitamente su lamine dorate, foglia oro, metallici si passerebbe il cignoro, che è un protettivo non all'acqua e che va a far splendere ancora di più. Però se voi notate bene qui c'è una lamina doratissima che in realtà non si spegne per niente con l'uso della cera e quindi ho deciso di avere questo effetto molto molto naturale su tutta la superficie. Sarà sicuramente uguale al tavolino che lo ospita. Anche questi restyling? Sono finiti. Premetto che è molto più facile fare restyling che fare il restauro. Premetto anche che noi siamo sempre pro nel salvare, nel recuperare, anche nel rendere onore a un qualcosa che è bello così. In realtà questo scrittoio era bello così perché la sua peculiarità è il fatto che abbia questa bellissima radica frontale che ora che è veramente vivo e idratato si nota. Quindi come potete vedere il disegno che parte da qua ed è collegato fino ad arrivare all'ultimo cassetto. Il lavoro più importante è proprio la stronatura della radica. È un bellissimo legno, è un legno massello di struttura, quindi molto solido, ma la sua piccola finitura di radica era la cosa più delicata da salvare. Mentre lui è talmente un bocciolo di rosa che per me l'intaglio fatto sul cassetto, fatto sul comodino, sulla parte sottostante e la sua forma tondeggiante un pochettino particolare doveva essere messa in rilievo per come era in natura, quindi anche qui non me la sono sentita di colorare, anche se avrei potuto, non avrei rovinato nulla. Perché vi dico questo? Sapete che sono un po' pignola nello specificare sempre quelle parole, io sono abituata ormai da anni a insegnare alle persone le tecniche di restyling e non perché io sia brava ma perché ho sbagliato e ho imparato sbagliando e so come riparare agli errori e quindi mi piace tantissimo venire incontro ai vostri approcci insegnandovi. Qua non avremmo rovinato nulla perché se noi avessimo voluto colorare con Magic Paint, con un bel colore, anche in contrasto avremmo potuto farlo e poi tranquillamente si sarebbe potuto sverniciare. Come abbiamo sverniciato questi mobili che avevano delle finiture di vernice,
e non abbiamo rovinato il mobile, avremmo potuto verniciarlo con Magic Paint senza rovinarlo, perché una volta che si svernicia torna esattamente com'è ora. Quindi se non vi piace, non buttate, non svendete, piuttosto valutate sempre l'opzione di ricolorare, ma pensate anche a quanto può essere spettacolare uno scrittoio di questo tipo. E ora che vi ho fatto vedere il fuori, dentro è veramente uno spettacolo. Perché siamo così tranquilli nel lasciare la lantina aperta anche se vediamo che non è perfettamente perpendicolare? Perché smontandolo abbiamo scoperto il meccanismo principale di questa antina, che è l'inserto di ferro fatto probabilmente all'epoca da un fabbro che ha proprio in ferro il blocco dell'antina. Quindi anche se sta così non si rovina perché all'interno l'anima è in ferro. Abbiamo voluto appunto riproporre questo nero perché stava bene con la parte di cuoio che era già nera e non volevamo mettere altri colori per non disturbare. Abbiamo voluto mettere quel fondino di legno perché purtroppo negli anni hanno rubato il cassetto e non ci possiamo fare nulla, non c'è più e quindi lo lasciamo così. Può essere tranquillamente portafogli, quindi fogli, documenti o altro, i cassettini sono perfetti e anche questo che è il cassettino segreto perfetto. Questo connubio secondo me dentro di rifinitura molto pulita e quasi moderna dà un tocco ancora in più e quindi se si vuole lasciare aperto è ancora più bello, in questo ingresso starà benissimo. Che dire del vaso? In questa casa pazzesca che ha tantissimi pezzi di design, secondo me ci stava bene un qualcosa di davvero fatto a mano. Questo è appunto, come vi spiegavo, un vecchio camino in ceramica e adesso invece diventerà un vaso. Qua ho messo un ulivo finto, ma la padrona di casa metterà quello che desidera, un ramage particolare, estetico, molto particolare. Secondo me piacerà. Sì. Allora impacchettiamo. Impachettiamo. Ciao. Ah no, dove trovano Magic Paint? Lo trovano sul sito magicpaint.it, dove trovano anche tutti i rivenditori italiani che la rivendono, suddivisi per regioni, oppure scrivono nel cerca la loro città e vedono cosa c'è attorno. Dove possono vedere tutta la trasmissione che ospita questi bellissimi mobili? La vedono sulla 7, la domenica in tarda mattinata. Sui nostri social ci saranno tutte le pubblicità che vi dicono dove, quando, come, perché, le repliche, non le repliche, perché sono 7 puntate. Oppure lo possono vedere sulla 7.it quando e come vogliono, gratuitamente senza registrarsi. Ma invece dov'è che non trovano Magic Paint? Su Amazon. E basta. Ciao.